Eccoci con Denise. Ciao Elena. Ciao, ciao a tutti. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vedo Denise in questo piccolo campo che è coltivato anche a terra, però a terra non si vedono ancora le piantine, c'è solo la terra smossa, scura, e però sopra la sua testa c'è un pergolato circolare e lì invece ci sono già i grappoli d'uva, ma ogni grappolo è di un colore diverso, quindi sono tante uve diverse. È strana questa cosa perché ogni grappolo ha un colore diverso. Ma E colori lei? anche di No, proprio di raccolta. uva. No, no, sono colori di uva reali, ma Mhm, tutti diversi, quindi ce n'è uno viola scuro, uno verde molto chiaro, uno rosetto, cioè sono mhm. 6 o 7, tutti diversi. Mm, mm, mm. E lei che fa? Li raccoglie? Sì, li sta raccogliendo proprio con le braccia alzate, sta tagliando i grappoli. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dà l'autorizzazione chiedendo come fare a uscire dal cerchio perché lei si trova sempre lì a ricominciare a raccogliere i grappoli. Cioè una volta che li ha raccolti è come se si riformassero e lei li riraccoglie di nuovo. La In vendemmia è questo infinita. loop. Sì, Vibrazione. 16 miliardi, Consapevolezza. 139, Anima. 43, Vite. 1268, Cervello, capacità medianiche. 8,9, Suscettibilità ipnotica. 61. Quanto è nella 3D? Nuovo valore per Denise alla sua seconda sessione. Allora, ci sono, ti direi un 40% in 4D e il 60% in 3D, ma è come se ci fossero due parti che la trascinano in 3D e sono il suo lavoro e la sua interazione con la figlia. Quindi scusami, in 3D quant'è? 60%. Vivacità animica, sì, dimmi. Sì, perché diciamo è diviso in tre, no? Quindi 30% il lavoro, 30% la figlia e 40% è in 4D. Quindi diciamo che per lei quando è lei con il marito o in altri aspetti è in 4D e questi due aspetti la tirano giù in 3D. Ecco, volevo precisare questo punto. Vivacità animica, quanto dalla nascita, ma è un valore che può cambiare, Denise è interessata solo a verità, evoluzione, consapevolezza, vuole sapere come stanno le cose. 60%. Ok, bassino. Tu sei a Mm. 100, Elena? Sì, io sono 100. Ok. Mhm. Nuovo progetto di Denise che dalla prima sessione Vergogna ha riscontrato molta più tranquillità, molta più stabilità, molta più chiarezza nella visione della sua vita. Oggi alza Mhm. l'asticella, quindi fare una seconda sessione non vuol dire la prima non è andata bene, ho rovinato tutto, no, vuol dire alzare l'asticella. Quando abbiamo finito tutto quello che c'è da fare qui, ce ne prendiamo e ce ne andiamo alla sorgente, perché non abbiamo più niente da fare, altrimenti siamo qui per imparare continuamente, a livelli sempre, sempre, sempre più raffinati. Questo lo dico per chi ha fatto una sessione e poi dice, vabbè, fatto, no. Si va avanti se volete andare avanti. Vivacità animica nasce proprio per quello.
E Denise, pur avendo solo 60, solitamente io riscontro un 80, è alla sua seconda sessione. Sì, diciamo che è una media tra da quando è nata ad oggi. Ci sono stati dei momenti, è come se lei invece che andare così, fosse andata così e poi stabile, poi così. Ok, quindi questo che fa 60, è come se lei dovesse, a volte accelera e poi ha bisogno di tempo per elaborare, ecco. E quindi se fai una media la velocità è 60 di vivacità nemica. Progetto. Allora si chiama loop integrale. Mm. Integrale perché il tentativo è quella di tenerla in un loop in tutti i suoi aspetti, in maniera tale che non veda neanche un minimo che non colga gli spiragli e i segnali che le arrivano per poter uscire da questo loop e poter ecco, prendere la prossima accelerazione, che è in questo, cioè, questo è un momento dove lei potrebbe accelerare la sua crescita evolutiva, la sua consapevolezza e cercano di tenerla incastrata in questo loop in tutti gli aspetti per far sì che non possa evolvere velocemente. Ok, cinema subito. Mhm. Prima di tutto il marito. Sì, allora, il marito è un po' scocciato con se stesso perché dice io vorrei essere così senza limiti, senza freni nel andare verso le nuove cose come fai tu, ma c'è una parte di me che ha paura e mi frena e non so quale parte sia. Quindi è un po' così. Avviene. Sì, sì, in prima fila, assolutamente, curiosissimo e interessatissimo. Madre. Allora, vorrebbe stare lì davanti, dice mi metto qua in disparte per non disturbare. Si sente un po' Mhm. come un ostacolo. Figlio. Allora, il figlio viene, penso, con la compagna, molto curioso. Lui è molto contento di far vedere alla compagna quello che è sua mamma. Molto orgoglioso, si mette in prima fila di fianco al papà con la compagna. Figlia. Sì, si mette davanti con la figlia, quindi la nipote di Denise, e le dice stai zitta e ascolta. E Ma, Denis. Mm. sì, in maniera, diciamo, quasi come se dovesse, no? Come se fosse un obbligo. Diciamo, non è che le dispiace, ma meno interessata rispetto al fratello, ecco, quello sì. Tua figlia Denise ha un compagno. Vivono insieme. Ok, ok. Anche il compagno. Per lui è un pochino più un obbligo. Viene perché glielo chiede la sua compagna, quindi la figlia di Denise, dice vabbè, vabbè sto, però avevo da fare. Non è un obbligo. Sta perché sennò deve Ognuno al discutere. cinema viene da solo, non viene legato a qualcun altro, viene come anima da sola. Se ha bisogno di stare nel cinema e di avere un vantaggio da questa cosa, bene, se no se ne va. No, allora se ne va perché lui ha da fare. Ok, rinnoviamo l'invito alla madre in questi termini, al figlio e alla compagna in questi termini, alla figlia e alla bambina in questi termini e al marito. Sì, sì, stanno tutti.
anche la figlia anche ce lo fa perché vuole farlo, cioè vuole stare, è un po' strano perché lei vuole stare perché un po' è incuriosita, anche se è come se si sforzasse perché deve, cioè è una cosa un po' strana, no? È come se una parte è curiosa di vedere cosa fa sua mamma e come reagiscono tutti. Dall'altra però è come se invece non ci volesse stare. Quindi vabbè, sta un po' in questo stato un po' combattuta, no? Prevale lo stare, ecco. Entità eteriche. Allora, c'è um, ha la faccia da un po' strana, una faccia un po' che è una via di mezzo tra un lupo e un orso, la faccia, ed è tipo un giudice, quindi ha proprio questo enorme tavolo davanti con questo enorme martello del giudice ed è una via di mezzo tra un orso e un lupo. Poi? Poi invece arriva, ti direi che è un rettile, ma arriva su una specie di triciclo, una bicicletta più piccola fatta con 3 ruote. Allora, arriva così come se fosse un rettile che arriva dal passato, nel senso con gli strumenti come se fosse lì per tenere Denise legata a strumenti più vecchi, come se la volesse tirare indietro. Non capisco. Il triciclo perché ricorda il mondo infantile? Mondo infantile e anche non è un triciclo moderno, è proprio è fatto come una delle prime biciclette, no? Quindi molto Mm. vecchio come tecnologia, molto. Quindi proprio trattenerla indietro, ecco, Poi? trattenerla indietro. Queste qua sono quelle eteriche, scusa, del primo universo. Ce n'è una del secondo, che invece è una specie di, potrei dirti, sembra un'anguilla, però molto chiara, un colore bianco molto lucente con delle parti azzurre che proprio illumina quando passa, no? Quasi fluorescente. E quella è un'anguilla che arriva dal secondo universo. Basta, queste sono le eteriche, più ti direi ci sono 2 esseri di luce, 2 DL. Mentali. Allora, il primo è parachute, me lo dà proprio in inglese, è proprio tipo un enorme paracadute, ok, portato da Denise, ma tra lei e il paracadute, nello spazio che c'è in mezzo, c'è tutta la sua famiglia, quindi suo marito e i suoi 2 figli, ehm, la nipote e la mamma. Mm? Mhm. Quindi questa entità mentale è quella che convince Denise che lei si deve prendere cura di tutti, che lei deve fare da salvavita di tutti, a tutti. Che differenza c'è tra questo e la Croce Rossina? Che lei deve proprio salvarli. Sì, lei deve salvarli tra la Croce Rossina, direi che si prende cura quando c'è un problema. Lei è quasi come se li deve anticipare i problemi, lei li anticipa. Cioè, il suo tentativo è quello di non di far sì che non ne arrivino neanche i problemi per la sua famiglia.
Ok. Poi, che livello, scusami? 6-7. Mm. Mm. Eh, Poi? e poi c'è questa qua che mm, non so come chiamarla. Eh, Trelino di legno la chiamerei, perché l'immagine che mi dà è proprio come se ci fosse, allora, c'è Denise davanti che è lei ora, che è tipo la locomotiva, e poi ci sono 4 o 5 vagoni a seconda dei momenti, sempre più piccoli, che sono Denise, sono una riproduzione di Denise, però sempre più piccola. Mm? Quindi è come se lei dovesse, tutte le volte che si muove, trascina tutte le Denise nelle varie fasce d'età. Quindi questa entità mentale fa sì che lei ogni volta fa un'azione, ma come se la dovesse fare per 5 con i Mhm. carichi delle varie età. Non Come so, si chiama, scusami? trenino, trenino Che di legno. livello? 3. Poi. Basta. Impianti. Allora, ci sono queste due lampadine, che sembrano delle lampadine che sono però dietro agli occhi, dentro, dietro agli occhi e funzionano un po' come funzionano i fari. Quindi sono delle luci che girano 360 gradi. Ok, quindi lo scopo è proprio come quello del faro, no? Tenere ad occhio l'esterno, l'ambiente, il mondo a 360 gradi. E questa luce trasforma la realtà di Denise in una realtà distorta dalle entità mentali mm? A 360 gradi. Eh, e poi ha solo come se fosse una specie di rete all'interno delle gambe, dalle cosce fino giù ai piedi, all'interno, come se fosse una rete. Mhm. A che serve? Serve semplicemente per localizzare la posizione di Denise e deviarla per farla rimanere dentro, sotto la pergola dell'uva, sempre nel loop, nel cerchio. Se lei dovesse andare fuori dalla direzione del loop, viene rimessa nel loop. Ok. Ehm, Denise, causa esoterica del problema alle spalle, soprattutto tendini delle spalle. È il paracadute. Il paracadute che lei, appunto, come dicevamo prima, apre per tenere al sicuro tutti quanti, se lo mette lei sulle spalle. Quindi è proprio... io non ti direi neanche che si preoccupa, infatti anche lei prima lo diceva, no? È proprio come se facesse parte normale, naturale, fare questo. È un po' difficile da spiegare perché è come se fosse scritto che una mamma fa così, una mamma e una moglie fa così. Ok, cioè, sì, sono adulti, ma sono scritti dentro l'elenco delle pagine della giornata, della quotidianità. Appare così, appare proprio come se fosse naturale, come se fosse dovuto e biologico e fisiologico. Ok, ma in realtà è un carico che non le compete. Quindi come si potrebbe risolvere? Al di là degli impianti e tutto. Si potrebbe risolvere che lei non... Cioè in eterico io vedo che è come se lei facesse, facesse delle azioni prima
che succedano le cose, no? Quindi faccio un esempio, poi non so se è reale, ma mi viene così, che ne so, la sua nipotina deve prendere i libri di scuola, lei prevede prima come prenderli, dove prenderli e praticamente dice alla figlia vai lì e prendi i libri lì, già ordinati, che ne so, ecco, ma è un esempio stupido, però è per dire in che senso lei si prende carico, no? Quindi, o per esempio con la mamma, è come se lei decidesse per gli altri per essere sicura che agli altri non succedano i problemi. Poi in realtà succedono lo stesso, però lei non si accorge neanche, è più forte di lei. Quindi fa delle azioni per gli altri prima che neanche gli altri vogliano farle. Ecco. E la risoluzione è proprio rendersi conto che sono tutti adulti e che ognuno è libero di scegliere e soprattutto è libero di sbagliare e soprattutto è libero di fare delle esperienze di vita per poter evolvere. Anche se lei questo mentalmente lo sa, non si rende conto che in realtà a volte fa il contrario proprio. Ecco. Ok, chiamiamo bene il marito, riflettori su di lui. Questa coppia che si è conosciuta tanti anni fa, che dopo 6 mesi era già convinta di tutto. Alti e bassi, Denise ci racconta, ma una coppia di vita. Relativamente alla nostra narrativa, li identifichi come anime gemelle, fiamme o perfetti sconosciuti? No, ti direi fiamme no, ma anime gemelle di quinto livello sì. Li vedo proprio che... Allora, a livello energetico l'immagine è questa, è molto strana, è molto particolare, perché se loro fanno una cosa, che ne so, fanno la stessa cosa senza prima confrontarsi, hanno una certa energia, metti 10, ok? Se invece di fare quella cosa lì, prima si confrontano, ok, quindi uniscono le forze, nel senso che si confrontano e decidono come farla assieme e poi la fanno, la loro energia diventa 100, ecco. Mhm. Quindi vedo proprio in eterico che è come se si convincessero uno l'altro, ok? Come se si rassicurassero uno con l'altro e avessero più energia, più carica e più sicurezza, più forza insieme, ok? Sono anime gemelle, hai detto? Sì, Di che livello? quinto. Ok. La non evoluzione in altro è dovuta al fatto che lui è fermo? Sì, sì, sì. Perché lui è fermo? Chiediamoglielo. Gli è stato molto chiaro quando è entrato nel cinema. Lui si rende conto di avere una parte in lui che ha paura, quindi preferisce stare nei limiti, nei confini proprio, ok, quasi come se si mettesse una barriera bianca intorno molto alta per non vedere oltre, perché c'è una parte di lui che ha paura del nuovo, dello sconosciuto, mm? Ma lui non sa quale sia e dove sia. Quindi mi è arrivata così un'intuizione in questo momento, potrebbe essere una cosa anche derivante da un'altra vita che potrebbe andare a vedere. Vediamola. Allora, mi fa vedere questa immagine di lui guerriero Mhm. che in questa battaglia dove deve
Non lo so, ho questa scena dove lui sta lottando contro un grosso drago, ok, con delle ali molto ampie Mm. e non riesce a sopravvivere e muore lì. Ma quella lì è stata l'ultima battaglia, dopo molte che ne ha combattute. E la cosa che mi fa vedere è che lì, in quella battaglia lì, è morto cadendo praticamente da un dirupo sopra una grossa roccia dove ha Un attimo, combattuto. questo è il marito di Denise, è una vita Sì, precedente sì, e lotta con un drago? sì, Anno, molto indietro. sì. Linea temporale, la stessa, nostra? No, secondo me è tipo proprio in un altro. Io credo che le linee Perché? temporali siano identificabili con, avete presente l'albero genealogico, no? Quando hai Mhm, il capostipite, poi due figli, poi no, che si dirama sempre di più, come se mhm, partisse da un punto e finisse poi in 100 rami in sotto. mm, Secondo me è quella la mm. linea temporale, quindi è praticamente impossibile rispondere a una domanda del genere, No, infatti perché perché si stacca, si devia Mm, un'infinità mm, di mm, 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 volte. mm. Vabbè, in questo tempo remoto siamo Mhm. sulla Terra? No, in un altro pianeta, quello te lo Ok. dico per certo. Draghi quanto sono grandi? Questo qua, allora, altri erano più piccoli, sempre grandi ma più piccoli. Questo qua era proprio immenso, potrei dirti. Ok. Sputtavano fuoco? No, questo no. Il Trono di Spade deve una serie TV di HBO, che adesso non è più di moda, ma qualche anno fa era molto seguito, deve la sua fortuna ai draghi. Mm, C'è la madre di sti draghi e i draghi qua e i draghi là, che poi decidono anche le sorti delle varie contese. mm. Chi ha scritto questa serie televisiva conosce l'esistenza dei draghi Sì, questo nella sì, realtà. sì. Assolutamente, sì. I draghi sono rettiliani? Rettiliani più che rettili, è una via di mezzo, ci Mm. sono alieni, Chi cioè, nel sono? senso. Cosa fanno nella realtà Matrix? Sono stati creati perché? Allora, ti direi che si può dividere in tre parti temporali, tra virgolette, nel senso che quello che vedo io sono nati in un pianeta dove ci sono questi. Hanno una forma un po' umanoide, ma con la pelle da rettile, cioè sono in piedi, ma con la pelle da rettile. Mhm. Eh, Poi c'è una fase ibrida intermedia Mhm. dove che può essere proprio forse quella dei draghi, quell'epoca lì, e dei dinosauri dopo. Ti Mhm. direi i draghi prima e i dinosauri dopo. Mhm. E poi hanno imparato a mutarsi e a inserirsi nell'umano. Quindi c'è questa fase. Ci sono draghi sulla Terra adesso? Fuori, dentro, sopra, No, sotto? fuori, no, sulla terra no. Fuori dalla cupola? Sì, Sottoterra? potrebbe essere, sì. Sono però diversi, come se fossero un po' mutati, più piccoli, tutti neri. Invece fuori sono anche di vari, più che altro all'interno delle ali. Vedo tanti colori e su una cresta, una specie di cresta fuori, Vabbè. hanno colori diversi. Va bene, tutto è virtuale, tutto è una simulazione, Mhm. ognuno lavora nella sua personale linea temporale, il suo personale universo, quindi quello che io faccio adesso vale per me. Sì. Se Denise vuole farlo per sé, lo farà per sé e tu lo farai per te se lo farai Mhm. per te. Chi segue questo video lo farà per sé. Io vado nel punto del tempo
in cui sono nati i draghi in quel pianeta. Mhm. Prendo tutto il pianeta e non fa più parte della mia storia, lo metto in un portale definitivo e la nascita dei draghi nella mia linea temporale è assente. Quello che ho imparato grazie ai draghi in tutte le mie vite, come il marito di Denise, resta. Mhm. Ma i draghi che tirano verso la 3D, Mm. quindi tirano giù, Mhm. oggi non mi servono più, perché l'evoluzione è un'altra. Mm. E quindi io elimino l'origine, la nascita dei draghi nel loro pianeta. È un pianeta nero? Ma più, ti direi che più sembra quasi, sai, quel colore del rame ossidato? Ok. Mm. Pianeta, quello che è, cupola, Sì, sfera, quello che è, portale definitivo, definitivamente eliminati dalla mia linea temporale. Tu lo fai? sì, lo sto facendo anch'io per me, sì. Denise lo fa? Sì, sì. Il marito di Denise? Sì, 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 lo fa, convinto. C'è un po' questa insicurezza dove pensa di non essere magari in grado di farlo, quindi come se copiasse i nostri passi dopo, no? Ok. Nell'universo di noi quattro, almeno di noi tre, questi draghi dentro la Terra e fuori dalla cupola esistono ancora oggi? No. Ok. Andiamo avanti. Questa vita del marito di Denise che ci sta mostrando, cosa ci insegna? Perché ce la mostra? Eh, Ce la mostra perché è il suo aspetto dei limiti per le paure, ok? Per lo sconosciuto, per qualcosa che ci può, più grosso di noi che ci può invadere, che ci può, come si dice? Prevaricare. Bravo, prevaricare, ok? Valicare. Ecco, ci mostra questa parte qua, ok? La paura, ecco, proprio all'interno è proprio farci vedere la paura di qualcosa che è più grande di noi. Mm? Mhm. E quindi ci blocchiamo prima, perché quello che è più grande di noi, sconosciuto, può sembrare che non sia superabile, che non sia affrontabile, ok? Che non sia vivibile, perché alla fine non è neanche contrastare, ma è semplicemente viverlo, no? E quello che mi viene da dire è che se noi invece sperimentiamo, ci accorgiamo che era solo l'idea, che era solo il pensiero mentale, l'entità mentale che ci faceva credere che quella era una cosa troppo grossa per noi. Mm? A quanto sta la consapevolezza del marito? Allora, quando non entra in quel meccanismo, Mhm. vabbè, la consapevolezza, scusa, io stavo guardando le vibrazioni, non so te. Va bene, uguale. Mi sono collegata alle vibrazioni. Quando non sta in quel meccanismo vibra a 28-30 miliardi di norma, ok? Alto. Alto, sì, infatti, alto. Mm, Lo vedo molto armonico, molto... 830 è il doppio di Denise, eh? Sì, sì. Però quando entra lì, cioè in eterico è quasi proprio come se tremasse, arriva a filo del miliardo, proprio boom, buttano giù tantissimo. Mm. Cosa la lega quindi al marito? Lei non ci pensa assolutamente di vivere con qualcun altro. Non le interessa neanche la fiamma. Mm. Sì, è proprio questo meccanismo che ti ho detto prima, è quasi come se loro riuscissero a trovare quell'incastro ehm, vibrazionale e comunicativo che fa sì che li rende entrambi più forti e più energetici, più energici, con cui riescono a affrontare le cose e fare le cose con molta meno fatica.
confrontandosi uno con l'altro, quindi questo li tiene molto uniti. È quasi come se quando si mettono a parlare tra di loro, parlare non solo a parole, ma con tutti i sensi, no, con tutti i campi nostri, loro riuscissero a comunicare perfettamente e quindi questo fa sì che riescano a caricarsi a vicenda. Mm. Va bene, Denise è cattiva, la fanno sentire cattiva, la facevano sentire cattiva da bambina, la rimproveravano. Sì, allora ho visto due aspetti prima mentre raccontava questa cosa. Uno è di quando era bambina, che lei si sentiva cattiva perché se veniva, siccome la rimproveravano, per lei era segno che lei era una bambina cattiva e quindi doveva fare il contrario di quello che aveva fatto. Mm? Mhm. Da grande lei si sente cattiva quando viene, tra virgolette, rimproverata, nel senso, oppure criticata, ok? Ma in realtà da piccola veniva rimproverata perché da una parte l'idea di educazione era quella e dall'altra vedo anche i suoi che erano abbastanza affaticati per la vita di tutti i giorni e quindi l'energia che dovevano metterci a volte con lei non c'era e quindi zittirla era il modo per riuscire a andare avanti, diciamo, no? Mhm. Erano affaticati. Ecco. Invece da grande mi appare proprio questa cosa dove quando lei viene criticata e rimproverata, dall'altra parte c'è una grossa invidia. Non so da parte di chi, ma mi è proprio apparsa l'invidia. Mm. Chiamala generatore di invidia, vediamo chi è. Beh, ci sono varie figure che me le ricollega al lavoro. Mm? Mm. Soprattutto al lavoro, nel campo lavorativo suo. Una grossa, cioè che messe insieme queste persone fanno un'entità grossa, no? Al E lei, lavoro. sì, Ah, lei si facciamo sente il girone proprio. degli invidiosi. Mm. Vai, creiamolo un bel recinto, li buttiamo tutti dentro. Non dico posso dire il tuo mestiere? In ambito sanitario, diciamo. Mm. Vabbè, siamo in ambito sanitario, sono persone da accudire, peraltro ci sono grandi cinibaccamenti, no? Ci sono stati nei colleghi, tra i colleghi e tra i nonnini, purtroppo. Allora, l'espressione che esce da questa invidia, no? Questa grossa entità che si è formata, invidia, è non è giusto perché tu te la cavi sempre. Stiamo parlando del Cini? Anche, ma non solo. Sì, quello è una, ma anche altre cose. Ah, io dall'alto, da burattinaio, faccio cadere una pioggia di coriandoli e sui coriandoli c'è scritto i coglioni. Sì. Tutti questi qua. Infezioni Sì, quello. urinarie. Alcune colleghe cinivaccate hanno queste strane infezioni urinarie. Causa esoterica. Allora, cerco di descrivervi quello che vedo. È come se mh, la riproduzione del tessuto, delle cellule tissutali, ok, non fosse abbastanza veloce per sostituire quelle morte, no? Quelle che vengono ricambiate, Mhm. come se fosse rallentato questo processo e quindi hanno il sopravvento i batteri e i funghi e quindi ci sono le infezioni. Eh, sì, potrebbe tranquillamente essere un effetto del Cinivac perché il sistema immunitario è come se andasse più lentamente, come se io vedessi
questi elementi del sistema immunitario che sono affaticati e si riproducono e come se camminassero in maniera lenta e proprio affaticati. Quindi questa parte qua assolutamente. Quindi io vedo proprio come se ci fossero tutte le membrane, ok, dei tessuti che hanno, ovviamente la cellula ha una sua vita, no? Quindi cellule che muoiono e ce ne sono altre che rinascono, ok? È come se quelle nuove non fossero abbastanza veloci per sostituire tutte quelle vecchie morte. Ok, quindi c'è un progressivo deterioramento. Sì, e quindi anche indebolimento del tessuto e di conseguenza i batteri e i funghi, invece che essere di supporto, a quel punto è come se fossero troppi per la quantità di tessuto presente. Ok, diciamo che ci sono tre concetti. Denise è cattiva, c'è questa Mm, invidia degli invidiosi, sì, sia da quando era bambina sia oggi sul lavoro, e Denise deve sentire che vale, esatto. non compra L'Oreal, diciamo, perché io valgo, no? Uno dei claim meglio riusciti della storia della Mm, pubblicità degli ultimi anni. Parce que moi je vaux, mm, francese era. Perché io valgo, geniale. mm, Beh, geniale. certo, Anche quelli che assolutamente. non valgono niente dicevano, ma io Io lo L'Oreal, compro, quindi valgo. io valgo. Assolutamente, La maggior parte di quelli che lo veramente. compravano non valevano nulla, ma pensavano di Eh sì, valere, no? certo. Mm. O pensavano che mettersi una crema e continuare a, non so, coltivare abitudini di vita estremamente poco favorevoli alla bellezza, grandi abbuffate, vita sedentaria, cose di questo genere, potesse, vabbè, ti hanno capito. C'è una Sì. correlazione tra cattiva, invidia, valere. Sì, allora, soprattutto deriva da quando era piccola. Mm? Lei diciamo che ha detto che in realtà non è che le hanno mai detto da piccola tu sei cattiva, ma lei lo percepiva così, ok? Quindi non sappiamo se in realtà le intendessero questo o no. Mm? Quello che Mhm. vedo in eterico appunto è che avevano esaurito l'energia, avevano poca energia perché avevano una vita abbastanza faticosa, ok, e quindi cercavano di assopire la vitalità di Denise e lei lo percepiva come sono una bambina cattiva. Quindi Mm. se sono cattiva non valgo e non sono accettata. Mm? Mhm. Quindi quello che lei adesso ha bisogno diciamo, e l'ha riportato adesso quando lei si sente cattiva. Quindi quando lei si sente cattiva ha bisogno invece che dall'esterno le dicano che lei è brava, che vale, ok? Quindi queste due cose sono legate in questa maniera qua. Lei ha C'entra bisogno. la figlia. Allora, un po' indirettamente, nel senso che già prima ho visto questa cosa un po' del paracadute, è un po' legata a questa cosa del farsi dire che lei vale, perché per farsi dire che lei vale, secondo i suoi criteri, lei deve far tutto perfettamente, ok? Quindi fare perfettamente significa prendersi cura di tutti i familiari e per lei prendersi cura dei familiari è evitare a loro problemi e difficoltà, no? Quindi il discorso che avevamo detto prima. Mm. Diciamo che indirettamente questa cosa la figlia l'ha un po' subita, nel senso che è come se non avesse mai avuto lo stimolo per crescere completamente, per entrare completamente nell'adultità. Ecco, Si questa dice parte qua. adultità? Sì, Sì? Ah. adesso io. Va bene, messaggio del marito dal cinema.
adesso. Dialogo, dico il messaggio. Sì. Prenderò coraggio e andrò oltre i draghi. Così mi ha detto. Figlia. Io ho paura di fare delle cose da sola. Io ho bisogno di te, ho paura. Madre. Sto qua in silenzio e non disturbo. Nipotino della figlia. Forse il figlio non ha figli, giusto? Il figlio mi sembra di no, Non no? ha figli. Tuo figlio? No. Posso giocare con quelle sfere? È come se lei avesse visto delle sfere diciamo, nello scenario di Denise e chiede alla nonna se può giocare con quelle sfere. Quelle sfere sono possiamo chiamarle così, le possibilità di esperienza della vita. In questo caso sono quelle di Denise, ma è come se la bimba sa che nel momento in cui ne prende una per giocare diventa la sua sfera, quindi Ok, mi okay. sentite? Sì. Sì, Sì, perché è saltata la luce e sono urca. connesso con il telefono. Quindi non ho sentito questo pezzo, probabilmente mi avete visto anche bloccato. Quindi fammi solo un piccolo riassunto, Elena. Sì, allora la nipotina vede queste sfere energetiche diciamo, sulla scena di Denise e sono le Sì. sfere energetiche delle esperienze di Denise, cioè le esperienze che Denise può fare, scegliere, ok? E lei Mhm. chiede alla nonna se può giocare con queste sfere. Ma la cosa particolare è che nel momento in cui ognuno di noi o lei prende una sfera per poter fare l'esperienza, diventa la sfera di lei bambina, ok? Perché Mhm. rappresentano le esperienze di ognuno di noi, quindi quando le prendiamo è la nostra esperienza, ecco. Causa esoterica di questo salto di tensione. È stato un salto di tensione, ma dell'isolato. Se è connessa con Denise, ovviamente. La prima cosa che mi è arrivata è perché questa cosa è come se la bimba avesse visto una cosa molto interessante. Perché queste sfere io le vedo a terra come se ci fosse il palcoscenico, no? Di Denise Mhm. e tutti noi spariamo dalla scena e nella scena rimane solo questo cerchio con tutte queste sfere energetiche che sono le esperienze. È come se questa cosa delle sfere di esperienza sia una cosa importante, Perché? perché potrebbe essere uno strumento utile e neutro che ognuno di noi può utilizzare. La bambina che è ancora molto genuina, che non ha limiti, ha visto quello che noi abbiamo, diciamo, mentalizziamo un po', ok? Cioè Mhm. rendiamo mentale. Lei l'ha visto proprio puro, quindi delle sfere di esperienza in un cerchio che è la forma più morbida e naturale. Una collana. Sì, proprio su tutto il palco sono delle sfere, come se fossero delle biglie, ma sono energetiche, quindi non sono solide, sono proprio esperienza fine a se stessa, pura, senza giudizio, senza paure, senza
emozioni particolari, neutre. Senza giudizio, scusami, senza? Senza paura, senza emozioni particolari. Sono sfere di Ok, esperienza, punto. tu cura, Mm, punto e basta. esatto. Ok, e Denise come la vedi di fronte a questa rivelazione? Mm, C'è l'esperienza di oggi, per esempio. Lei la sì, vede? è Dimmi, quasi dimmi, come dimmi. se, sì, 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 come se la nipote le avesse fatto vedere quella cosa che lei sentiva ma le mancava, di essere chiara, no? È come se sentiva che c'era un qualcosa, che potesse essere utile per liberarci dal giudizio, che noi mettiamo nelle cose per le nostre paure, ok? Ma non riusciva a capire sotto che forma. E la nipote le ha fatto vedere che se lei immagina l'esperienza come una sfera energetica, quella è appunto. C'è la sfera energetica a questa sessione? Magari informazione. Allora, nel momento in cui tu inizi a, sì, nel momento in cui tu inizi a vivere l'esperienza, questa sfera energetica ti pervade e quindi tu fai l'esperienza con l'energia della sfera. Quella della prima sessione, vergogna, c'è? Fatta e formata? Sì, queste qua che noi vediamo però sono le esperienze ancora che possiamo fare. Ah, Quelle già fatte è come se potessimo andarle a prendere in un archivio, in un armadio. Possiamo trovarle altrove. adesso ho capito. Va bene. Mm, Cluster. mhm. Allora, il suo cluster è fatto di tanti piccoli, una dispensa enorme con tanti piccoli, eh, come si dice, Vasetti. scaffali e, no, Ah, no, e sì, ante, sportelli. ok, sì, piccolini, che se apri ogni sportello doppio c'è uno scaffale, ok, e ci sono tante scatole e dentro le scatole ci sono i suoi contratti, quindi è una roba molto, Scatole cinesi. sì, Bamboline cinesi. No, bamboline russe. Vabbè, insomma, sì, quello. Cose dentro cose, dentro cose, esatto. dentro cose. Sì. Siamo alla sua seconda. Ci aspettiamo un salto. Lei che vuole fare? È partita, dice so già cosa devo fare. Allora sta aprendo il portale definitivo, facendo questo movimento così, col palmo della mano, ha preso tutta questa enorme dispensa e l'ha ribaltata dentro il portale definitivo e ora lo sta chiudendo e l'ha chiuso. Poi prende, ecco, questa cosa è bella, molto, la sento molto a livello energetico che vibra molto alta perché gli è proprio arrivata l'intuizione. Ha preso una delle sfere che formavano il cerchio delle esperienze, ok? E l'ha messa nel cluster e questa è l'esperienza del suo ad eternum nel cluster. E questa sfera qua fa uscire non so come si chiamano, questo fiore ha questi petali un po' Loto? No. abbastanza lunghi, no, appuntiti e in cima ha, sai, tipo una capocchia che è un po' color nero con dentro del bianco, insomma. Ah, forse ho vagamente capito, ma non so il nome. Non so il Mm. nome neanch'io. Mm. Che significa questo fiore? Per lei rappresenta un enorme contenitore di energia e questi petali con questa capocchia in cima sono come un'antenna che quindi
portano l'energia verso l'esterno e poi la diffondono. Quindi è un grosso ripetitore energetico. Ecco. Questo è su Ad Eternum. Sì. C'è un avatar? Allora, di solito vedo che si riforma uno spicchio, ok? E invece nel suo caso si è riformato il bordo, quindi il perimetro, e l'interno è ancora vuoto. Fa lo stesso gesto di prima, sta aprendo il portale definitivo e lo ribalta dentro e poi lo chiude. Qua prende l'altra sfera, Mhm. la mette lì, Di cosa? Della nuova esperienza. della nuova esperienza. Ok, cosa c'è dentro? La stessa casa o una casa nuova? Casa, intendi la casa, perché quello che mi arriva è come se ci fossero delle pareti di un colore diverso. Quindi potrebbe essere Rinnovata. rinnovata, nel senso come lei la percepisce ora, senza quelle lampadine faro, lei vede la realtà in maniera diversa e quindi può essere il colore con cui la percepisce ora, che non esclude che lei la dipinga di quel colore lì. Ok, esatto. Ok, comporta l'organizzazione di esperienze spirituali col marito? Non so perché l'ho detto, ma mi è arrivato già prima, Mhm. che è come se quello che lei potesse fare di diverso ora con la seconda sessione, che forse tra la prima e la seconda è come se lei non avesse fatto tanto, adesso non lo so, ma quello che mi arriva non a sufficienza, è proprio delle esperienze spirituali, sì, assieme al marito. Significa fare delle, proprio delle azioni che aiutano ad elevare le vibrazioni e farle assieme, quindi potrebbe essere imparare delle tecniche per aumentare le proprie vibrazioni, sia anche all'aperto, se Un certo tipo di trovassero. vacanze, un certo tipo di esperienze nel tempo libero, Sì, natura, sì, natura, ma anche, non so, un luoghi, concerto. che ne so, sì, 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 tutto ciò che a livello apre mm, l'aumento delle vibrazioni. Mi viene anche da dirti andare a sentire dei luoghi magari antichi o particolari, no? Che può essere boh, qualsiasi posto. Adesso mi viene, la prima cosa che è venuta, mi è apparso tipo che non so neanche cosa sia, però la descrivo. Mi è apparso questo luogo tutto in roccia, in pietre, una roccia, ma è tipo fatto come se avesse delle cupole un po' arabeggianti, che potrebbe essere tipo un monumento o un tempio antico. Però questo è un esempio, adesso non so neanche cosa sia, ma però andare a vedere proprio dei posti che a livello energetico possono aiutarli ad elevare le loro vibrazioni insieme. Mm, 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 mm. Mm. Ok, nuova frequenza di Denise. 647 miliardi. Ah, però. Mm. Nuova consapevolezza. 203. 203, Sì. difficilmente arriviamo oltre il 200. Mm. Che è successo? Le sfere? Le sfere sono state, sì, questa cosa che l'hanno illuminata. Anima, 68, vite, 938, tanto di meno. Cervello, 9,8, suscettibilità ipnotica, 73,
Le servirebbe fare una sessione diretta, eventualmente con medium a supporto? Sì, questo l'ho già visto all'inizio, appena abbiamo acceso, appena ci siamo visti. 3D. Allora, lei quando se non è incanalata verso la figlia o non è al lavoro, vive prevalentemente in 4D, ok? Con la figlia potrebbe, per stare un po' più in 4D, già solo mettere l'intento che faccia da sola, ok? Lei di supporto nel caso in cui le venga chiesto. Sul lavoro può proprio invece, come se quello che vedo io come immagine è come se lei potesse andare al lavoro e lavorare, ma su un altro piano. In eterico è come se lei lavorasse, eh, come se ci fosse il suo pavimento rispetto a quello degli altri, sollevato di 30-40 centimetri. Mm? Mhm. Quindi ecco, quindi proprio lavorare a un altro livello. Come poterlo fare? Proprio allenandosi prima di entrare a sentire che le sue o alzare le vibrazioni proprio appena prima di entrare, quindi scendere dalla macchina davanti all'uscio proprio, alzare le vibrazioni e mantenerle alte, mantenerle ogni tanto durante il lavoro, prendersi qualche minuto per rialzare le vibrazioni, e questo può far sì che lei stia nella sua realtà, è come se lei lavorasse nello stesso posto ma su un'altra linea temporale, ecco. Ok. Vivacità animica? In questo momento da oggi può sparare al 90% per Impianti, un entità po'. mentali, entità eteriche ci sono ancora. No, non c'è più niente. Ok. Non c'è molto altro da dire. Mm. Denise si lascia un messaggio e le chiediamo se lei vale. Sta per dire una roba che mi vibra già, cioè veramente quasi brividi. Io valgo tutte queste sfere che mi circondano. Quindi tutte le possibilità. Se, Quante sono le sue sfere? ma infinite. Ce ne sono alcune più probabili di queste infinite? Sì, diciamo che quelle più vicine sono quelle più probabili in questo momento, ok? Ma potenzialmente uno potrebbe andare a cercarle anche negli strati più esterni, però allora, è come se fossero magneticamente attratte, no? Quindi si presentano quelle che vibrano più armonicamente in questo momento, intorno, diciamo, a portata di mano, ecco. Ok. La vedi vendemmiare? No, adesso la vedo sospesa nel vuoto, mi viene da dirti, circondata dalle sue sfere. A cerchio Sì, o a sfera? a sfera, c'è tutto intorno. Va bene, sei pronto a tornare? Sì.